Analizziamo ora le due figure di Mr. Orange e Ringo. Come abbiamo detto, nel film Le Iene non si vede realmente morire Mr. Orange. Lo vediamo agonizzare per tutto il tempo, ma non abbiamo la certezza matematica che sia morto. Partendo da questo presupposto, possiamo dire che è plausibile pensare che dopo essere sopravvissuto alla rapina, lasci la polizia e cambi completamente vita, passando da poliziotto a criminale. Sposa Yolanda e insieme iniziano a rapinare negozi di liquori. Anche in questo caso i due personaggi hanno caratteri simili, rendendo questa teoria ancora più veritiera. Entriamo nel dettaglio. C'è una caratteristica che ho notato che accomuna sia Mr. Orange che Ringo. Se ci fate caso, quando questi due personaggi si trovano ad interagire con individui onesti e innocenti, ad esempio il poliziotto torturato, il suo capo, la stessa Yolanda o anche i clienti rapinati, ha un atteggiamento spavaldo, a volte anche da sbruffone. Non senti quando parlo? Sì, niente più negazzi di liquori. Mentre invece quando interagisce con personaggi criminali, personaggi veri duri, diventa impaurito e codardo, a tratti anche goffo, come ad esempio quando cerca di convincere Eddie Bello che Mr. Blonde era un traditore, o quando Jules lo disarma e prende in mano la situazione. Arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Soffermatevi anche a quando spara alla signora a cui ruba l'auto o quando spara a Mr. Blonde. In entrambi i casi Mr. Orange ripunta la pistola ai due cadaveri ormai a terra, in maniera impaurita, come se avesse ancora paura di loro. Una persona che non è abituata a sparare. Perché credi che io voglia ammazzare qualcuno? La mia idea è che Mr. Orange, alias Ringo, sia una persona che vorrebbe essere un duro criminale, ma in realtà è solo un nerd che non ha abbastanza coraggio per fare quella vita da criminale. Quindi il nostro giovane Mr. Orange decide di entrare in polizia per provare quell'adrenalina, quel brivido. Però poi, dopo aver rischiato la morte dopo la rapina, lascia la polizia, si sposa con Yolanda e inizia a fare rapine, perché adesso si crede finalmente un duro, è pronto per quella vita lì. Un altro dettaglio a favore di questa tesi è che nel momento prima di fare la rapina, Ringo spiega a Yolanda, anche con tono saccente, i rischi delle loro rapine e spiega anche rapine più intelligenti per arricchirsi. Sembra quasi un racconto sui vari metodi e i vari rischi nelle rapine, derivato dalla sua esperienza come poliziotto. Ho sentito di uno che è entrato in una banca con un telefono portatile. Dà il telefono al cassiere. Una voce dall'altro capo del telefono dice: abbiamo la figlioletta di quest'uomo, se non gli date tutti i vostri soldi la uccideremo. Ha funzionato? Ha funzionato, sì. Anche quando si guarda allo specchio prima di uscire e si autoconvince che lui è un vero criminale, che lui è un duro, che lui riuscirà in quella parte, perché lui è un duro. Altro dettaglio è che in tutto il film Le Iene, Mr. Orange porta la fede. Anche quando racconta la storia avvenuta nel bagno, anche in quel caso lui ha la fede. Però quando sta per uscire e va a prendere la fede, quest'ultima è sommersa da monetine. Quindi la mia idea è che lui non sia sposato, ma che indossi una fede. Anche in Pulp Fiction Ringo ha la fede, per questo lo sappiamo che è sposato con Yolanda. È come se nella sua mente, nella mente di questo personaggio, per essere un vero criminale debba essere anche sposato. C'è una certa poetica in tutto ciò. Analizziamo invece Mr. Pink e confrontiamolo con Buddy. Mr. Pink è l'unico che riesce a sopravvivere e a scappare via con i diamanti. Ma se ascoltiamo bene gli ultimi minuti del film, possiamo sentire in sottofondo Mr. Pink che prova a mettere in moto un'auto e a fuggire, mentre i poliziotti si avvicinano. Però viene arrestato e si sente anche uno scontro a fuoco. Nella scena iniziale del film, invece, sentiamo Mr. Pink dire che lui non lascia marcia. Frase che ormai è diventata iconica. E ci spiega anche che
non lascia mance perché in passato ha fatto un lavoro da cameriere dove non era tra i fortunati in cui si prendevano mance. Andiamo, tira fuori un verdone. Non do mance. Non dai mance? No, non ci credo. Non credi nelle mance? Anch'io una volta ho lavorato al minimo sindacale, ma non ero tra i fortunati che la società considera degni di mancia. E in Pulp Fiction Steve Buscemi interpreta proprio un cameriere, Buddy. Quindi i fatti potrebbero essere andati più o meno così. Mr. Pink lavora come cameriere, non prende mance, è un lavoro che odia e lui si sente molto più intelligente per fare un lavoro come cameriere e prendere questa miseria. Quindi inizia a fare magari delle rapine per arrotondare, fino a quando non viene chiamato da Joe Cabot a fare questa rapina. Tra l'altro, durante il film Le Iene, Mr. Pink dice che conosce Joe da quando era ragazzino. Fa la rapina con Joe, viene arrestato, successivamente va in galera, sconta la sua pena o magari anche riesce a scappare, cambia nome, fatto sta che va a lavorare come cameriere al Jack Rabbit Slims, che tra l'altro durante il film Le Iene c'è un momento in cui si sente alla radio la pubblicità in cui il Jack Rabbit Slim stava per essere inaugurato. Da quello che vediamo di Mr. Pink, vediamo che è una persona molto avida, vuole assolutamente fare soldi, non perde mai di vista i diamanti. Anzi, cerca di convincere anche Mr. White a un certo punto a scappare insieme, quindi in modo da dividere il bottino solo in due. Un'altra caratteristica che si nota nel film è che cerca di essere un professionista. Ripete sempre che lui è un professionista, che dovremmo essere tutti professionisti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi va a sottolineare il fatto che lui non lo è, che fino a poco tempo prima era semplice cameriere. E anche se nelle vesti di Buddy abbiamo pochi elementi per confrontarlo con Mr. Pink, le due figure sembrerebbero esattamente la stessa persona, se ci pensate bene. Anche Mr. Brown e Jimmy in Pulp Fiction sembrano essere la stessa persona, ma Mr. Brown sembra proprio morire in Le Iene. Come possiamo spiegare questo aspetto? Magari Mr. Brown durante la fuga è semplicemente svenuto. Il sangue che noi vediamo sulla sua fronte magari non è dovuto a un colpo di pistola, anche perché se qualcuno viene colpito alla testa difficilmente riesce a guidare anche per poco tempo. Credo debba morire sul colpo. Comunque è difficoltoso continuare a guidare. Quindi, sempre ipoteticamente, Mr. Brown potrebbe essere stato portato in ospedale per essere curato. Vi ricordate come si chiama la moglie di Jimmy in Pulp Fiction? Bonnie. Volete sapere come si chiama l'infermiera che Eddie il Bello chiama in una scena tagliata delle Iene per curare Mr. Orange? Bonnie. Proprio così. Ciò fa presumere che Bonnie abbia curato Mr. Brown nel mentre i due si sono innamorati e sposati, ma visto come i due si sono conosciuti, Bonnie obbliga Mr. Brown, Jimmy, a lasciare la vita criminale. Per questo, quando Jules chiede a Jimmy di aiutarlo, lui lo vuole aiutare, ma ha paura di Bonnie. Ma non ha paura che Bonnie chiami la polizia. Ha paura che Bonnie divorzi. Questo rafforza la storia che Bonnie conosca il passato di Mr. Brown, Jimmy. Una questione invece molto più controversa è se Mr. Brown è Jimmy, allora Wolf dovrebbe riconoscerlo, visto che è stato un suo collega di lavoro, e viceversa. E invece sembra che i due non si conoscano. O forse è semplicemente quello che vogliono far vedere. Magari i due, da veri professionisti, continuano a recitare le loro parti senza uscire mai dai personaggi. Prova di ciò possiamo notare come l'atteggiamento di Jimmy cambi quando arriva Mr. Wolf. L'atteggiamento di Jimmy con Jules, che è un suo amico che conosce, è sbrigativo e diffidente, mentre
con Mr. Wolf, che in realtà per lui dovrebbe essere uno sconosciuto, è un atteggiamento rispettoso e collaborativo. In conclusione, questa fantastica teoria sembrerebbe collocare il film Le Iene come prequel di Pulp Fiction. È solo una teoria, 4 personaggi che si incontrano per la prima volta per compiere una rapina diventano altri personaggi nel sequel. Certo, cambiano nomi e lavori, ma rimangono nell'orbita della storia che il regista ci vuole raccontare. Altri dettagli meno evidenti potrebbero collegare i due film, come ad esempio il Marcellus citato in Le Iene, che potrebbe, come ho detto prima, essere lo stesso Marcellus Wallace presente in Pulp Fiction. O anche le due valigette. Sono diverse nei due film, ma potrebbero entrambe contenere i diamanti della rapina. E qui la frase di Ringo "è quello che penso che sia", quando apre la valigetta e vede il suo contenuto, prende un significato molto più consapevole, molto più affascinante se vogliamo. Però ripeto, questa è solo una teoria. Affascinante, bizzarra, assurda, definitela come preferite, ma è soltanto una teoria. Niente di più, niente di meno. E dubito fortemente che il buon vecchio Quentin ci racconterà mai come stanno realmente